Nell'era della performance, dell'iperconnessione, degli obiettivi ambiziosi, l'insicurezza si staglia come un'ombra inaspettata sul nostro cammino verso la realizzazione personale. È quel compagno silenzioso che si annida nei recessi della mente, alimentando dubbi e incertezze che spesso ci impediscono di spiccare il volo verso i nostri sogni più audaci. La società moderna può essere un terreno fertile per risorgere di queste incertezze. I social, con i loro standard di perfezione distorti, ci spingono a confrontarci costantemente con modelli irrealistici. Ci troviamo immersi in un mondo che valorizza l'apparenza e la prestazione, trascurando spesso la genuinità, la fragilità e l'umanità dietro le facciate lucide. L'insicurezza non è semplicemente una mancanza di fiducia in se stessi, è un labirinto complesso di pensieri autolimitanti e paure che ostacolano il nostro potenziale. Il timore del giudizio altrui, la paura del fallimento, del conseguente giudizio negativo da parte di noi stessi o degli altri, la sensazione di non essere all'altezza, sono solo alcune delle sfumature di questa condizione. Tuttavia, l'insicurezza non dovrebbe essere vista come una condanna definitiva. È un compagno di viaggio che può insegnarci molto su noi stessi, se siamo disposti ad affrontarlo con compassione e con coraggio. Accettare e comprendere le nostre insicurezze è il primo passo verso la liberazione. La pratica dell'autocommiserazione o la ricerca di perfezione non sono le vie d'uscita. Piuttosto è nell'accettazione di noi stessi, nella nostra interezza, con difetti e pregi inclusi, che possiamo coltivare un senso duraturo di fiducia. Trovare il proprio valore intrinseco, al di là delle misure esterne di successo, diventa fondamentale. Inoltre è essenziale costruire una rete di supporto solida, amici, familiari o professionisti che possono offrire sostegno, incoraggiamento e prospettive diverse durante questo percorso di autoscoperta. L'obiettivo non è eliminare completamente l'insicurezza, ma piuttosto imparare a gestirla in modo sano. Quando accettiamo le nostre insicurezze come parte integrante di chi siamo, diventiamo più liberi di abbracciare la vita con autenticità e coraggio. L'insicurezza può essere un terreno fertile per la crescita personale, se la trasformiamo da ostacolo a opportunità. È nel confrontarci con le nostre paure e nel superarle che scopriamo la nostra forza interiore, la nostra resilienza e la bellezza della nostra unicità. In definitiva, abbracciare le nostre insicurezze non è segno di debolezza, ma di straordinaria forza. È attraverso questo viaggio interiore che possiamo davvero trovare la libertà di essere noi stessi, senza timori né limitazioni. Un passo importante è praticare la gratitudine quotidiana. Concentrarsi su ciò che si ha, anziché su ciò che manca, può spostare il focus dal deficit alla pienezza. Focalizzare la nostra attenzione sulle piccole gioie e sui momenti significativi, magari annotandoli ogni giorno su un quaderno, può aiutare a coltivare un atteggiamento più positivo verso la vita. L'ottica di abbondanza è sempre più sana rispetto a quella della scarsità. Ridurre l'autocritica e abbracciare l'autocompassione è un altro ottimo passo per uscire da un'insicurezza bloccante. Piuttosto che flagellarci per gli errori, possiamo imparare a trattarci con la stessa gentilezza che riserveremmo a chi amiamo quando si trova in difficoltà. L'autocompassione non significa ignorare le sfide, ma accoglierle con gentilezza e umanità verso se stessi. Liberarsi dalla necessità di approvazione esterna è un altro passo significativo verso la libertà interiore. Imparare a coltivare la propria autostima senza dipendere dall'approvazione degli altri è un viaggio che richiede tempo e impegno, a volte l'aiuto di un professionista, ma porta a una libertà duratura. Coltivare la resilienza emotiva è un'abilità preziosa. Accettare che ci saranno momenti difficili e imprevisti lungo il percorso permette di affrontarli con forza e determinazione. La flessibilità mentale e la capacità di adattarsi alle sfide della vita sono chiavi per superarla, l'insicurezza. Infine, abbracciare il concetto di progresso, non di perfezione, è fondamentale. Spesso è meglio una cosa fatta che perfetta. Il percorso verso la sicurezza interiore non è una corsa verso un traguardo definitivo, ma piuttosto un viaggio di crescita continua. Accettare che il progresso avviene a piccoli passi ci libera dalla pressione di dover essere impeccabili.
In definitiva, la risoluzione dell'insicurezza è un mosaico di azioni quotidiane e atteggiamenti che ci permettono di abbracciare la nostra umanità senza giudizio. È nell'accettazione di noi stessi, nel vivere con consapevolezza e nella pratica costante di gentilezza verso noi stessi che possiamo navigare con più serenità attraverso le acque agitate dell'insicurezza. Purtroppo capita che l'insicurezza apra le sue porte alla procrastinazione, quel ladro subdolo di tempo e ambizioni che affligge molti di noi in modi diversi e in momenti cruciali delle nostre vite. È quel potente avversario che ci tiene lontani dai nostri obiettivi, spingendoci a rimandare ciò che dobbiamo fare. La procrastinazione ha radici profonde, spesso intrecciate con l'insicurezza, appunto, con la paura del fallimento o dell'imperfezione. Il primo passo per affrontarla è capire la sua natura. Si tratta di un meccanismo di difesa, un modo per evitare situazioni che possono generare stress o ansia. Tuttavia è proprio questo evitamento che ci impedisce di crescere e di realizzare il nostro potenziale. Affrontare la procrastinazione richiede ancora una volta la consapevolezza. È fondamentale identificare le micce che scatenano questo comportamento. Forse la paura del giudizio altrui, la mancanza di fiducia verso se stessi o la semplice mancanza di interesse verso un compito. Comprendere quale di questi fattori è l'innesco della nostra procrastinazione ci permette di fare il primo passo verso il cambiamento. Una strategia efficace è scomporre i compiti in piccoli passi più gestibili. L'idea di affrontare un enorme mole di lavoro può spaventare e alimentare la procrastinazione, ma dividere un compito complesso in piccole fasi più semplici da affrontare una alla volta rende il tutto più digeribile e meno intimidatorio. Inoltre è cruciale lavorare sulla gestione del tempo. Creare una routine e stabilire priorità può aiutare a evitare di procrastinare. Impostare obiettivi con scadenze specifiche e attenersi a esse può essere la struttura necessaria per combattere l'indugiare. Ne ho parlato in un video che trovi nel mio archivio e ti ripropongo proprio quest'idea che si chiama intenzioni di implementazione. Già solo il fatto di scrivere sulla propria agenda una scadenza accende dei meccanismi virtuosi nel nostro cervello che verrà spinto a dover terminare un compito, più facilmente che se non ne prendiamo nota. La gestione dello stress è un altro aspetto da considerare. Spesso la procrastinazione è legata a un alto livello di stress o di ansia. Imparare a praticare tecniche di gestione dello stress, come la meditazione, lo yoga o semplicemente prendersi del tempo per rilassarsi o fare una passeggiata nella natura, può aiutare a ridurre la tentazione di procrastinare. Infine, la compassione verso se stessi è fondamentale. Accettare il fatto che la procrastinazione è un'esperienza umana, comune a moltissime persone, ci permette di non essere troppo duri con noi stessi quando ci rendiamo conto di esserci dentro. Allo stesso tempo è importante impegnarsi costantemente nel riconoscere quando e perché stiamo procrastinando, per poi affrontare la cosa con determinazione e impegno. La procrastinazione può essere un'ombra persistente, ma con la consapevolezza dei suoi meccanismi e dei nostri, con la pianificazione e la compassione verso noi stessi, possiamo imparare a gestirla. Combattere la tendenza a indugiare richiede impegno e costanza, ma i frutti di una maggiore produttività e realizzazione personale rendono ogni sforzo valido e gratificante. Affrontare la propria insicurezza e la tendenza a procrastinare che ne deriva spesso non è obbligatorio, ovviamente, ma non farlo accende un circolo vizioso. Ogni volta che eviti o rimandi qualcosa, infatti, ti stai confermando l'incapacità di affrontarla, adesso. E in fondo stai scegliendo quella che sembra la strada più comoda e confortevole, ma in realtà è senza uscita e a un certo punto dovrai tornare indietro. Alla prossima e buon cammino.